Salve a tutti, benvenuti sul mio canale. Vi ringrazio tantissimo per la curiosità e per l'affetto che mi avete trasmesso e oggi andremo a vedere la realizzazione di questo poncio. Come vedete è una nuvola, è un poncio creato da una rete molto soffice e può essere adattato alla nostra esigenza sia come coprispalle che portato un pochino più vicino al collo dietro, che addirittura portato con il cappotto, perché alle volte noi mettiamo il cappotto, poi magari abbiamo freddo, ci copriamo anche un po' la testa, mettiamo il cappotto, poi arriviamo in qualche posto, un ristorante, un posto più carino, insomma, dove ci mettiamo anche un vestitino un po' più elegante e abbiamo la necessità comunque di usare la nostra sciarpa come coprispalle. E è molto carina perché è trasparente, ha tutti questi buchini, è molto soffice, nello stesso tempo è calda perché è fatta comunque con un misto lana, una lana abbastanza grossa come vedremo e utilizzando dei ferri abbastanza grossi, quindi una cosa veloce da fare, una cosa semplice e fondamentalmente è un rettangolo. Cosa significa? Significa che il rettangolo che viene costruito può essere utilizzato anche come semplice rettangolo, come sciarpa. Io per creare questo poncio l'ho unito, l'ho cucito unendo la parte corta con la parte lunga del rettangolo in modo da creare una simmetria. Infatti c'è delle punte che, come vedete, insomma, si vedono comunque delle punte. Un po' di effetto coprispalla lo fa e quindi possiamo utilizzarlo come veramente vogliamo. È veramente semplice perché è un motivo creato sullo stesso ferro, cioè vuol dire che ogni ferro è uguale al successivo. Quindi imparato la tecnica del primo ferro, poi tutti gli altri vengono da sé, sono tutti uguali. L'unica cosa che vi consiglio è quando volete unire un pezzo con l'altro, potete tranquillamente cucirlo con l'ago se vi resta più semplice, sempre infilato della stessa lana, oppure utilizzare la tecnica che ho usato io per fare una specie di decorazione sempre a buchini che ci sta bene e che comunque risulta abbastanza armoniosa. Andiamo a vedere le spiegazioni. Per fare questa sciarpina ho usato una bellissima lana 50 acrilico, variegata e anche con una differenziazione di filato dal più grosso al più fine, e viene lavorata con dei ferri molto grossi. L'otto, ho scelto il ferri numero 8 per fare questo lavoro e userò la tecnica italiana che mi ha insegnato la mia nonna di mettere il ferro destro sotto braccio. Andiamo ad avviare le maglie. Per avviare il nostro lavoro farò girare il filo intorno al pollice, infilo la lana nel ferro, passo il filo e stringo il cappio. Quindi faccio girare il filo intorno al pollice, passo la lana dentro al ferro, giro con l'altra mano e passo il cappio sotto e stringo. Faccio girare il filo intorno al pollice, entro dentro il ferro, passo l'altro filo e stringo. Questo è un metodo per fare l'avvio abbastanza elastico.
Tenete presente che se lo volete particolarmente elastico, bisognerà avviare le maglie sopra un ferro di un numero più grosso di quello per cui facciamo il lavoro, e così vado avanti per tutte le maglie. Una volta avviate 50 maglie, andiamo a lavorare a punto legaccio per 3 o 4 ferri per fare un bordino di rifinitura. Quindi maglia legaccio significa che ogni ferro verrà lavorato con tutte le maglie a diritto, sia sul diritto del lavoro che sul rovescio del lavoro. Quindi ogni maglia a diritto, e così vado avanti fino alla fine del ferro. Il giro successivo sempre la maglia a diritto. Andiamo avanti così per 4 giri. Una volta che ho terminato i miei 4 giri di maglia legaccio, quindi 4 ferri a diritto, io inizierò il mio punto lavorato. Quindi entrerò nella prima maglia facendo una maglia a diritto e farò successivamente 2 maglie prese insieme, così. Passo il filo sopra al ferro per gettare il filo, si chiama maglia gettata, e vado a lavorare altre 2 maglie insieme, quindi una gettata, 2 maglie insieme, una gettata, 2 maglie insieme. Quindi tutti i ferri, tutti i giri sono così, sia sul davanti che sul dietro. Ricordiamoci che la prima maglia è sempre a sé stante, cioè si fa prima una maglia a diritto e poi si fanno 2 maglie insieme e poi una gettata. Sempre si inizia così. Quindi tutti i ferri successivi li faremo sempre nel solito modo, quindi la prima maglia a diritto, poi 2 maglie insieme a diritto, che sono le prime 2, si passa il filo, 2 maglie insieme a diritto, si passa il filo, 2 maglie insieme a diritto, e così andiamo avanti, e viene questa rete molto carina, lunga. Quando arriviamo a 120 centimetri di lunghezza della stola, se il ferro mi finisce qui, la punta del ferro ce l'ho qui, io andrò a scorrere tutto il lato della stola e dal fondo comincerò a contare le mie 50 maglie 2 a 2, quindi 2 l'inizio, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 50, e al 50° io metterò un marker in modo da sapere che qui mi devo unire. Adesso, quando arrivate a 120 centimetri di lunghezza della stola, andate a chiudere le maglie del ferro tutte insieme. Adesso vi faccio vedere in un piccolissimo campione, che è più visibile, come chiudere le maglie. Ovviamente gli esperti lo sanno già, quindi lavorate tutti i ferri a diritto, i primi 2, poi si prende la maglia precedente e si accavalla alla successiva, poi si lavora un'altra maglia a diritto, si prende la maglia precedente, si accavalla sulla successiva, si lavora un'altra maglia a diritto, si prende la precedente e si accavalla sulla successiva. Così io andrò a chiudere
tutte le maglie della mia stola, in modo che io possa poi cucire questa parte con quella che mi troverò già fatta con il marker. Per esempio, se questa è la nostra stola e il nostro rettangolo e questo è il marker, io andrò semplicemente a unire il lato corto con il lato lungo fino al marker per poter avere la parte del collo e una punta simmetrica del poncio, oppure lasciare semplicemente il rettangolo e usarlo a sciarpa come si preferisce. Per creare il poncio basta cucire lungo questa linea qua. Quindi adesso andremo a vedere come si cuciono i due pezzi insieme. Quindi avrò i miei buchini di qua che corrispondono a 2 maglie e i miei buchini di qua che corrispondono a 2 maglie. Quindi entro nel primo buchino disponibile, vado a farmi 2 catenelle, 1 e 2, poi avrò una codina che fermerò successivamente, questa codina del lavoro, e andrò a fare una maglia bassa dove nel buchino corrispondente al primo angolo e farò una maglia bassa. Dopodiché faccio 2 catenelle, entro nel buchino successivo del lembo sul davanti e chiudo con una maglia bassissima, poi faccio 2 catenelle ed entro nel buchino successivo all'angolo con una maglia bassissima, poi faccio 2 catenelle, entro nel buchino successivo al primo lembo della mia stola e chiudo una maglia bassissima, poi faccio 2 catenelle, entro dentro a quello successivo sul retro con una maglia bassissima, poi faccio 2 catenelle ed entro di quello successivo e chiudo con una maglia bassissima e vado avanti così. Quindi che cosa avrò? Avrò una costura con dei buchini che come decorazione andrà ad armonizzarsi con il punto lavorato di tutta la maglia.